Qua verrebbe da fermarsi e far foto in ogni momento, ha dei colori. Questa regione è davvero, mi sta sorprendendo. Pensavo fosse così incredibilmente affascinante. Proseguo per il Parco Nazionale Pan de Azúcar, ricongiungendomi alla ruta 5, la ruta del deserto, per poi lasciarla nuovamente e continuare sulla ruta 1, che passa sulla costa. La costa nord del Cile mi sta davvero sorprendendo e voglio vedere se, dopo i bellissimi tratti che ho già percorso in questa zona, c'è ancora qualcosa che riuscirà a stupirmi. Il tratto di strada che attraversa il Pan de Azúcar è semplicemente surreale. Rocce rosse si alternano a duni di sabbie bianche enormi, montagne nere e ocra. Tutto intorno sembra il set di un film di fantascienza, dove tu sei l'ignaro protagonista, capitato lì per caso, e aspetti solo che qualche strana forma di vita sbuchi da dietro una montagna nera che vedi in lontananza. Ma poi ti rendi conto che è tutto vero, che sei lì con la tua moto in uno dei paesaggi più pazzeschi in cui tu abbia mai messo le ruote e sei felice. Arrivo così in una piccola baita, un po' nascosta, di cui onestamente non ricordo neanche più il nome, ma dove deciderò di rimanere per la notte. Nelle coste cilene si può campeggiare liberamente praticamente ovunque e sono molte le spiagge già predisposte con un tavolo e l'immancabile barbecue. Purtroppo, nonostante ci siano cartelli ovunque e bidoni per i rifiuti lungo la spiaggia, non sempre le persone rispettano questo incredibile ambiente naturale, lasciando pieno di avanzi e bottiglie. Ah vabbè, ma che posto! Piazzato la tenda! Yeah! Che spettacolo! La moto in realtà è lì su. Vabbè, qui, accanto alla macchina. E l'ho lasciata lì perché che è proprio sabbia, per cui onde evitare di impantanarmi, che bagagli e tutto quanto, l'ho lasciata lì e buona. Adesso domani dovrebbe aspettarmi una ragazza d'Antofagasta perché devo far vedere la moto, quindi spero che mi possa ospitare per un paio di notti. L'ho chiesto se poteva ospitarmi oggi, mi ha detto che oggi non poteva, e per cui invece che cercarmi un posto qualsiasi dovendo pagare magari un campeggio, che qui è carino, sono stata prima al barettino lì perché ho finito da mangiare, perché mi sono presa un'impanata e così almeno c'ho anche il posto qua vicino dove posso eventualmente prendermi una bottiglia d'acqua, perché ho finito completamente i viveri e ho il fornelletto che mi sta funzionando male, per cui stasera
qualcosa, però almeno stasera sono in sto posto. Madonna, mi è assurdo. Non ho parole, cioè, ma che roba. E domani quindi il programma è quello di andare a Antofagasta per alcuni giorni far controllare la moto. Notte tranquilla, ieri poi sono arrivati un altro gruppo a fare barbecue, qui fanno barbecue ovunque. Però ieri allora c'era una famiglia, stavamo piazzando delle tende lì, ho visto che c'era un po' di vento e non riuscivano a metterle, per cui sono andata a prestargli dei picchetti, gliene ho dati 4, gliene servivano altri, ne ho tolti 2 dalla mia tenda e li ho dati loro, per cui 6 picchetti. E niente, poi se ne sono andati, si sono dimenticati di ridarmi i picchetti, per cui adesso ho 6 picchetti in meno. Ma Riprende così la strada verso Antofagasta, lungo la ruta 1. sì, a parte gli avvoltoi dovrebbe esserci qualcosa, ma io non ho capito cosa. Ciao Belino. Non ho capito cos'è. Mi fermo in quello che dovrebbe essere un sito archeologico di cui il Cile è pieno, ma i cartelli sono sbiaditi e le poche immagini non fanno capire cosa sia. Riparto quindi lungo l'ultimo pezzo di costa che farò in Cile e che mi rimarrà davvero impressa, prima di addentrarmi in quella che è una delle zone più aride del mondo, il deserto di Atacama. Ma prima c'è ancora qualche sosta da fare. Lungo la ruta 1, a parte un paio di piccoli centri abitati dove fare benzina, non si incontra praticamente nessuno per centinaia di chilometri, dove le uniche cose presenti sono le immense dune e le spiagge deserte. Ancora una volta, questa costa cilena, meno famosa rispetto ad altri luoghi, ma forse proprio per questo così selvaggia, mi ha regalato dei panorami e delle sensazioni davvero uniche. Per me questa è una delle zone più belle che sto attraversando sul serio.
Io sono completamente senza parole. Sto attraversando una serie di calette, di spiagge di questo tipo, e la cosa incredibile è che non c'è assolutamente nessun tipo di insediamento umano, cioè è come, non so, sono completamente vergini, è incredibile. Alcune non sono accessibili, alcune hanno delle stradine, cioè si vede che i locali ci vanno, qualche pescatore ogni tanto trovi delle baracche, qualche pescatore c'è. Queste è come se fossero delle dune gigantesche che si buttano in acqua. I left the hall light on in case you come back home. I sent a text that I was wrong. Oh, won't you come back home? Why won't you come back home? I've been sleeping with the light on dim. Ho lasciato la costa, adesso sto percorrendo la strada per arrivare a Antofagasta, ce lo posso fare. Non ho visto una macchina, il paesaggio cambia ancora completamente. Qua ti senti sufficientemente isolato, Altra sosta. Non lontano da Antofagasta c'è la mano del deserto. E per cui fortunato. Piccola deviazione, mi sono fermata a vederla. Grazie per aver guardato questo video e alla prossima! Still see your friends from time to time.